Allora, immagino che abbiate parecchie domande, quindi veramente inizierò io, diciamo, introducendo e poi scatenatevi pure perché insomma posso immaginare anche l'emozione, la bellezza dell'incontro. Vorrei che Stefanie, prima di parlare del film, ci raccontasse da dove nasce il film, perché a quanto so, insomma, c'è una cosa che è accaduta a lei che è stato in qualche modo il motore del film. Right, so they would like to know how the film was born. What idea made you start the production of this movie? So, the idea came from a situation I had myself. So the idea is autobiographical. I was myself victim of a robbery at a gas station, and together with a friend. And out of this experience, the idea came to also to overcome this trauma, of course, but then also to I was interested in how is a victim going on with this trauma, how can she came out of that, but not also this part of the victim, but also the part of the perpetrator, how can he survive with what he did. Questo film è nato grazie a una situazione che ho vissuto me stessa. Sono stata derubata insieme ad una mia amica e ho creato questo film per anche raccontare il trauma che ho vissuto e vedere come la vittima prova a superare il trauma, mostrando anche sull'altro lato come la persona che ha compiuto l'atto del uccidere, in questo caso la figlia, come anche lui può andare avanti avendo fatto una cosa del genere. But excuse me, it was not about the death of a child, of course, what I experienced, but it was also what only my experience of beaten down and robbed out. La mia esperienza non è stata basata sul fatto che ho perso una figlia, perché non è così, sono stata derubata con una mia amica, ma ho voluto raccontare comunque questa storia. Entrando dentro il film, è sicuramente un film che ha un linguaggio straordinario, un linguaggio cinematografico straordinario, ma anche due interpretazioni straordinarie. Come hai scelto i due attori? It was a beautiful performance from both actors. How did you get to choosing both of them? The casting process? Yes. So Sarah Spale, who is acting Judith, is now a quite well-known actress in Switzerland, but then when I started to work with her, she was not so known. And yeah, this was a casting with a cafe, you know, we drink together a coffee and then you know, okay, we want to make this film because the chemistry was excellent between us. And I knew she's an excellent actress. And then the actor of Gabriel, Matthias, this was a little bit more difficult because now I had to find the part who is fitting to her. And we made some days of casting. I invited a lot of actors, and they acted with Sarah together, small improvisation scenes or scenes out of the scenario of the script. And then at the end, I was very happy to find Matthias because he proposed like a little bit different things than the others. He from the beginning he was more this rock without standing on the floor, on the ground, and I like that a lot for this character of Gabriel. Allora, l'attrice per Judith l'ho conosciuta quando non era ancora una grande attrice, attualmente è una grande attrice soprattutto in Svizzera, e il casting è stato fatto in un bar, in un caffè. Scegliere Judith è stato relativamente semplice perché sapevo che quello era il ruolo per lei.
Scegliere Gabriel invece è stato più difficile e ha dovuto fare molti più provini con diversi maschi, facendo anche improvvisazione in questo caffè. Mentre invece il ruolo di Mattias l'ha scelto perché gli piaceva il fatto che implementava nuove idee, provava a proporre cose nuove nei casting e nel film in generale. E gli piaceva anche la sua figura un po' più rock, un po' più alternativa. Si dice anche, mi permetto di aggiungere, riguardo a Sara, che la chimica che si è creata tra loro due è stata immediata, che quindi insomma la scelta è stata istantanea, mentre appunto il ruolo di Gabriel ha comportato vari giorni di casting e che ha visto vari attori. Tra l'altro bravissimo, io non so come fai a non prendere appunti, quindi complimenti, perché di solito poi non si fanno mai complimenti a quelli che lavorano e ai traduttori. Non so se ci sono già domande. Eccola là. No, arriva. Grazie. Molto piacere, è un piacere avervi qui. Ho apprezzato molto il suo film perché mi piacciono particolarmente per una tendenza personale le narrazioni introspettive e nell'approfondire il processo psicologico che attraversano i personaggi. Lei ha fatto ricorso molto spesso al simbolo. Le cose che appaiono sulla scena possono voler dire, possono rimandare a momenti psicologici precisi dei protagonisti. E una domanda autoriale, quella che vorrei farle, cioè nel suo punto di vista, nella sua opinione, quanto è importante il ruolo del simbolo in una narrazione visuale, perché ha un certo peso in questo film. All right, so first of all, very nice to meet you. He really enjoyed the film. He really loved how you went deep into the emotional part of a character, and you really dug down to see how people would feel in very specific situations. The question he wanted to ask you was how important for you is symbolic, is the act of symbolism in a movie, in different scenes, in chemistry between the actors and etc. I think through this few words or the few dialogues we have, so they are really not talking a lot, so we need to have the images, we need to have the pictures, we need to have the narration of how the story is going on. And that is, I think, already this fact is that you as an audience, you read a lot in symbols. That means also for me it's quite important, but in the editing process we had really to pay attention of not to overload the film with symbols, because otherwise you don't want to watch them, you don't want to see them anymore. So we had a lot of other scenes or images that the location was given us, because this place was really so amazing to shoot there, and each day we had many gifts of the surroundings or details what we can shoot. So, and then to pay attention of not to overload. Allora, Is it an answer? It's not easy to portray emotions in that way. Yeah, exactly. That's why I wanted to ask this, because I saw that work really well in your movie, and also I was curious
about portraying this kind of emotion through symbols, through symbolic depictions, and you answered accordingly. So yeah, it's good. It's exactly what I wanted to know. Thank you so much. Thank you. It's a really beautiful movie. Vabbè, parlate inglese. Sì, beh, gli altri forse no, però. No, dico gli altri forse no, la risposta non è stata tradotta. Avete ragione, scusate. Beh, innanzitutto ha ringraziato per aver risposto in maniera precisa e concisa alla domanda. Che... No, non lui, lei, non abbiamo mai tradotto la sua. Tranquillo. Prima volta, sì. Un attimo di ansia. Allora, innanzitutto ha detto che le ha fatto molto piacere il fatto che avete prestato molta attenzione alle figure simboliche in questo film, però ci fa notare che nel processo dell'editare è molto fragile la situazione, perché non si vuole nemmeno, come dire, appesantire la scenografia con figure simboliche troppo pesanti, altrimenti perde valore, potrebbe perdere anche la voglia di seguire quelli che guarda il film. Ok. Sì, no, aveva anche parlato del luogo in cui hanno lavorato, che mi pare che sia il Canton Giura, luogo che lei ha detto darle immensi regali ogni volta, e mi faceva piacere che parlasse della location, perché di fatto è il terzo protagonista, cioè il luogo in cui si è girato in alcuni momenti è una natura generosa, in altri è una natura matrigna, è un teatro, insomma senza quel luogo probabilmente il film sarebbe stato completamente diverso, o forse non ci sarebbe stato neanche. Well, he's saying that, as you said, the location was extremely important because it's almost a third protagonist in this film. It showed amazing pictures, and it played an extra role because it gave a different feel to the movie. It would have been different played in a different situation or ambience. Of course, yeah, this place is amazing, this old fish farm. What exactly was the question? In che modo ha influito sul film? Okay, yeah. So this, I'm not sure if the farm or the images with nature play like a character or a role. It's a Resonanzraum. It's like a echo that echoes something of this emotion. And for me, it was so important because the film is not fast, but it's so full of emotions, and the audience needs to have this room to breathe and to think over what's happening, or what would I do, what would I do when I would be him or her, or that it was really important for me to open the space and to give this, yeah. L'ambiente dove è stato girato il film, più che prendere un ruolo extra dentro il film, serve a dare spazio, un posto molto silenzioso, ha bisogno di far ecoeggiare le emozioni, ha bisogno di dare il tempo a colui che guarda il film di pensare cosa avrei fatto io in quella situazione. E infatti, come avete potuto notare, non è stato un film estremamente veloce, ma abbastanza lento da darci il tempo di capire, allo stesso tempo abbastanza veloce da ovviamente non farci annoiare. Sì, era una sorta di amplificatore di emozioni, delle tante emozioni che erano all'interno del film. Altre domande?
Salve, io sarei semplicemente incuriosita dalla scelta del titolo del film. Perché Of Fish and Man? Yeah. I was just curious to ask, why did you choose this title for the film? What would you say? Secondo te? No, il ruolo del the fish in the film. The role of the fish. What did you think the fish's role in the film was? Why did you add it to the film? So not the title. We don't talk about the title, but No, I about think the it was fish. my fault. I think it was my fault, sorry. Okay. I hope the title. So The the role question of is the about fish. the fish, yes. Okay. This idea came quite late into my mind to have this story running on a fish farm, but I was always fascinated by this profession of fish breeding and treating and what we do with this fish from the water on our plate. And of course, also that is quite a visual story. We can tell this story only in pictures, and we understand. This is one thing, and the other thing is already again this symbolic level of life and death, and it's so small. This it's so together, so close together, and. Also, fish we don't understand. Maybe they speak together, but we think they don't speak. And also my characters, they have their emotions inside, locked in, and they can't speak. And we would love that already they maybe finally they can speak about what happened and about their emotions, but they can't until the end when Gabriel goes into this cooling car, and this is his confession. So he can speak that, he can talk now, but in his way. And for me it was a nice parallel to have this fish and the man. Allora, questa piccola questa idea dell'introdurre la figura del pesce dentro il film, primo motivo semplicemente perché mi affascinava il lavoro, mi ha sempre intrigato il processo che compie il pesce dall'industrializzazione, anche se qui in piccolissima scala, al nostro piatto. Secondo motivo perché mi ha anche sempre intrigato come in questo film i pesci non parlano, ma comunque riescono ad esprimere un'emozione. Il loro ruolo che distingue la morte alla vita è molto sottile e molto spesso, l'ho notato io durante questo film, ci porta a pensare a quanto sia veramente distante la vita dalla morte. In questo caso ha usato la figura simbolica che abbiamo già citato prima, ma con la figura del pesce. Non avevo dubbi. Vai, sto scherzando, non ti preoccupare. Ci chiedevamo rapidi se l'airone fosse effettivamente un animale ammaestrato, un animatronics o un CGI. Eravamo curiosi, insomma, di questo elemento scenico. È reale, non è reale, è semireale? We were curious to ask if the bird that appears at the end of the film was real, trained, or CGI, or anything of that sort. So we have film, and film is always like a miracle. We don't know what we see. Is it real or is it not? So the bird is in the house, of course, and it's a real bird. But we did not manage to have this bird really on set. So the bird was in a studio, and then the transfer to our images we took in the house, we put it together.
Thank you. Questo uccello è vero, ma non l'abbiamo potuto portare sul set, quindi abbiamo dovuto fare delle foto e poi modificarle dentro il film. No, devo dire che la domanda conferma che il lavoro è stato ottimo a livello tecnico, perché inevitabilmente, e tra l'altro bravissima l'attrice che a questo punto ha dovuto recitare senza l'airone davanti. Però prendo spunto da questa domanda per chiederle il lavoro sulla scrittura, perché credo che sia un lavoro veramente di grandissima raffinatezza, sia come ha affrontato il lavoro di scrittura, sia anche se ci sono state lungo la storia e lungo magari il set delle modifiche, se si è seguita la sceneggiatura o seppure a un certo punto magari la storia ha preso il suo corso. First of all, he wanted to compliment him about the writing. He said it was marvelous, very, very in depth, and he wanted to ask if it changed during the scenes, if it slowly went for its course as you filmed it, or did it go all to plan when you finished writing it and started filming it? So you mean the process during shooting, if there was a change? Actually, no. I think the change or the changes were before, years and years and years. And then the financing, and then years and years. How many? How many? Yeah. So from the first idea, and 10 years. Oh. Yeah. And but during shooting now, maybe there was depending on situation, depending on financial support, we had to cancel or to delete some scenes, but so I had to put the content of this scene into another to cover what I wanted to tell, but no. Le riprese di questo film vanno indietro 10 anni in scrittura e non sono stati fatti grandi cambiamenti durante le sceneggiature, tranne magari per qualche problema finanziario abbiamo dovuto tagliare qualche scena. Ci sono rimasta molto male per questa cosa, quindi abbiamo dovuto provare a coprire la mancanza di queste scene con altre create al momento, così per dire. Altre domande? Addirittura 2, vai. Pure vicine. Ah, voi tipo coppia? Tipo gemelli? Alzate la mano tutti e due per sicurezza. Innanzitutto, buonasera. La mia domanda era perché Judith nel finale chiede a Gabriel di spiegargli la verità, ma lui non lo fa e quindi ci lascia con un punto di domanda. There's a part at the end of the film where Judy asks Gabriel to explain everything, and he doesn't. The only thing he does is enter the truck, which created some doubts, and he would like to for you to explain what happened in that scene. So okay, so you understood when he goes into the cooling car. What is that for you? Maybe I can just to understand what is that or what means to you. Quando è entrato dentro il carro dove si mettevano i pesci, alla fine dove dici tu, cosa era per te? Cosa hai inteso tu? Cioè a me ha trasmesso tristezza. It mainly provoked sadness. At the end. We talk about the scene at the end when he goes into the cooling car. Is that? Yes. Okay. Yeah, of course, sadness, yes. But also I wanted to explain he can't really say I was the perpetrator, so I
go into the cooling car because you, Judith, you wanted that the guy goes into the cooling car and he will be rotten there. So I go, this is my confession. This is what Gabriel tells her at this moment. And then after when she opens, she wants to know everything. And I don't show that, but then both they speak together, they talk together, and he will explain where, what, when was the beginning of everything. So they have this, and it's really important for me that they have this conversation, and because it's so urgent for Judith to understand, she has to understand, and this is what is healing for her, that she knows about the backstory, the brother, everything. Se ricordi, circa a metà film, dopo la morte di Milla, Judith dice alla cognata, non mi vorrei sbagliare, che quando troverà colui che ha ucciso la figlia lo chiuderà dentro quel camion, quel piccolo furgone. Quindi, verso la fine, Gabriel, non avendo il coraggio di dire che era stato lui, entra dentro il furgone e prova a usarlo come confessione, tant'è vero che quando poi apre la porta Judith deve sapere tutto, perché ha compreso che è stato lui oppure è lui ad avere a che fare con questa cosa. E quindi gli chiede: cosa è successo, voglio sapere tutto. Sì. No, appunto, lei ha aggiunto che c'è ovviamente nello stacco che poi fa vedere lei nella stanza a guardare l'airone, in quel lasso di tempo che ovviamente nel film viene sincopato, in realtà loro parlano, cioè c'è un confronto tra loro e lui le spiega tutto e ovviamente lei ha fatto la scelta, secondo me anche molto affascinante, di non spiegarlo a noi, di non mostrarlo a noi, perché non era tanto importante il grado di coinvolgimento, questo lo sto aggiungendo io, non era tanto importante il grado di coinvolgimento di lui all'interno dell'atto criminale quanto lui si sentisse coinvolto, quanto lui si sentisse in colpa. Fa un po' parte di quello che diceva l'altro nostro amico sulla simbologia, sul non detto, sulla capacità di evocare e non solo di spiegare. Altre domande? A posto. Va bene, allora io ringrazio tantissimo Stefanie. Thank you very much. Thank you. Great audience, thank you very much. Siamo davvero profondamente orgogliosi e felici di aver proiettato il tuo film e che tu sia venuta qua a Linea d'Ombra e speriamo di vederci tante altre volte. Thank you.